per aprire i nostri canali intuitivi è importante avere una energia, l'energia della nostra aura, con un'alta frequenza vibratoria. E quindi è importante purificare la nostra aura e l'energia del luogo dove lavoriamo e del luogo dove viviamo abbastanza regolarmente, perché diciamo un qualsiasi litigio, qualsiasi evento che abbia un'energia di frequenze basse, se siamo tristi, se siamo aggressivi, se siamo arrabbiati, magari questo influenza, modifica le vibrazioni della nostra energia personale, della nostra aura. Quindi è importante invece rialzare le vibrazioni attraverso un processo di purificazione della energia. Eh, quindi va fatto, diciamo, dipende, se noi lavoriamo con molte persone, sarebbe anche importante farlo una volta al giorno, però sicuramente una volta a settimana, una volta anche al mese, dipende. È bene comunque purificare, se non altro, il luogo dove lavoriamo o dove viviamo. Perché appunto magari in casa nostra portiamo delle energie di vibrazione bassa, perché appunto le portiamo dal luogo del lavoro, dalla fermata dell'autobus dove siamo stati. Sono tutte energie che si attaccano alla nostra aura che poi noi trasportiamo a casa nostra. E un metodo per purificare la propria aura e l'aura della propria casa è sicuramente quello di utilizzare l'incenso. E oggi voglio mostrarvi come farlo attraverso lo strumento del incensiere. Prima però, per chi non mi conosce, io sono Ales di Mintitaro, sono una tarologa ma anche una coach specializzata in sviluppo intuitivo, ovvero aiuto le persone a aprire i propri canali intuitivi e a padroneggiare i propri doni intuitivi in modo da poterli utilizzare come una guida interiore nella loro quotidianità. E appunto, come ho detto, avere una energia dell'aura pulita è fondamentale perché la propria intuizione sia come dire, forte, ecco, per aprire i propri canali intuitivi. Dunque, l'incensiere, che cos'è? Ce ne sono vari modelli, questo è quello che ho io e che utilizzo, è fatto in ottone, credo, e ha questa forma concava e solitamente viene venduto con questa retina. Io personalmente la retina non la utilizzo, ma potete anche farlo. Questo è uno strumento che è utile se si deve purificare l'energia di un oggetto grande o proprio di un luogo. Quindi ehm, si utilizza soprattutto per, come dire, allontanare le energie negative dalla propria casa o dal luogo di lavoro e quindi purificare l'energia del luogo. Come utilizzarlo? Bene, io solitamente l'appoggio su un piano, non direttamente sul piano del tavolo perché appunto diventa caldo, essendo di metallo, quindi ho questa forma di vetro e l'appoggio sopra il vetro, poi tolgo la retina e metto del sale. Questo è importante perché il sale permette di non bruciare, come dire, di non oscurare il colore del metallo dell'incensiere. Quindi si mette tanto sale quanto necessario per coprire la superficie interna
del dell'incensiere. Dopodiché bisogna comprare del carbone di questo tipo circolare, queste specie di pasticche di carbone che si bruciano in maniera lenta, appunto. Potete mettere appunto il carbone sopra la retina oppure direttamente sopra il sale. In questo caso facciamo così, lo mettiamo sopra la rete. Dopodiché dovete avere delle molle, tipo questa, e un accendino. Prendere la pasticca di carbone con le molle e con l'accendino bruciare il fondo finché, ecco, vedete che ci sono delle scintille. Perfetto. L'incenso che utilizzo è di due tipi. Questa è la mirra, anzi no, questo è quello di chiesa, diciamo, quello che è il profumo che si conosce in chiesa. E questa è la mirra che è un po' più scuro. Io li ho comprati in negozi che vendono proprio incenso per la chiesa e quindi non so se lo trovate dentro un negozio di questo tipo per oggetti religiosi oppure in una erboristeria. E ponete appunto, soprattutto con attenzione, fate attenzione con le molle, l'incenso a pezzettini, 3 o 4, sopra il carbone. Soffiate un po' sopra. E vedrete che dopo un po' inizia a salire del fumo. Non so se si nota nella camera. È un fumo molto forte, molto corposo, e quindi è per questo molto adatto a purificare degli oggetti grandi o proprio un ambiente. Io vi consiglio di lasciarlo dentro la stanza che volete purificare fino a che non vedete il fumo che si espande per tutta la stanza. Quando vedrete che a un certo punto le particelle di incenso, di resina, finirà e quindi magari ne dovrete aggiungere delle altre. Poi a un certo punto vedrete che il fuoco consumerà tutto il carbone, magari dovrete sostituirlo. In generale dipende ovviamente dal tipo di stanza, da quanto è grande, però una pasticca di carbone di questo tipo può essere sufficiente per una stanza di 3 metri per 4, una cosa del genere. E magari vi consiglio di non spostarlo perché appunto qui può essere caldo, potete far cadere i pezzetti di incenso, di resina di incenso, quindi lasciatelo lì e magari spandete il fumo con le mani o con un ventaglio in tutti gli angoli della stanza. Questo è secondo me un sistema molto efficace per purificare le energie di una stanza o di un oggetto molto grande, mm, molto più del bastoncino di incenso per dire. E come ho detto, quelli che io preferisco sono quello che si utilizza solitamente nelle funzioni in chiesa, che è quello che viene dall'Eritrea, che ha un odore che io adoro, e poi anche la mirra che ovviamente ha delle capacità purificatrici conosciute, insomma, e non sono neanche molto cari, almeno queste bustine sono da 30 grammi ciascuno e costano sulle 4 euro, almeno
Vienna, ecco, non so adesso in Italia. Bene, spero che questo video vi sia stato di aiuto. Fatemi sapere se avete un incensiere, come lo utilizzate, se vi ci trovate bene. E se avete domande ovviamente o dubbi su come utilizzarlo, fatemi sapere, scrivetelo nei commenti, sarò felice di rispondere. Bene, se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao!